Buonasera, buongiorno, non so cosa siamo. Carlo Colombara, non posso più della felicità di averti qui e ti ringrazio tantissimo di questo, il tuo tempo per parlare di tecniche del bel canto che, mamma mia, siamo al posto giusto per parlare di questo. Ti ringrazio, ti ringrazio. Sono molto contento di partecipare anche perché è un argomento del quale bisogna ricominciare a parlare perché si sono persi un poco le basi di questa cosa, che è la cosa più importante per poter cantare bene. Ecco, poi dopo viene tutto il resto, ma senza una base importante e purtroppo negli ultimi anni si è un po' con la morte anche di alcuni grandi professori, quelli che hanno incominciato a insegnare canto ormai insegnano tutti, però non insegnano male, visti i risultati, visto che non esistono più voci drammatiche, eppure le corde sono sempre due, visto che le carriere sono molto brevi, ci sarà qualche cosa alla base che non funziona. Quindi, se posso essere di aiuto, sono molto contento. Ti ringrazio. Prima di cominciare al profondo della tecnica, voglio dire, se qualcuno qui, amanti dell'opera del bel canto, non conosce Carlo Colombara, è stranissimo, è un grandissimo basso italiano, bolognese, che proprio quasi dalla nascita ha cominciato a fare una carriera gigantesca. Solo dovete aprire internet e vi troverete che ha cantato tutti i ruoli in tutti i più grandi teatri con i più grandi maestri. Mamma mia, è un onore averti qui perché sei veramente un grande. Allora, tornando a quello che hai detto prima, non ci sono più voci drammatiche, quindi dove è andato a finire la tecnica? Che cosa è successo? Perché ho la sensazione che c'era un ponte tra le persone e la tecnica, il ponte è sparito, qualcosa c'è. Che è successo? Allora, è successo che intanto stiamo parlando già di un salto di generazione e quindi i vecchi insegnanti di canto per lo più come erano Pola, Campogalliani, io parlo dell'Italia perché conosco questi, non ci sono più. E questi ragazzi si sono trovati nei conservatori o con dei maestri che si sono improvvisati, alcuni maestri di canto, perché sai come fai tu a dire è sbagliato, non è come fare un piatto di tagliatelle che se sono cattivi lo sentono tutti, ma se la tecnica è sbagliata la sente poi sentire dopo 3-4 anni. Io lo sento al primo vocalizzo se la tecnica è sbagliata, ma le persone che non sono abituate e incominciano soprattutto a cantare se ne accorgono quando il danno è fatto, e il danno maggiore è quello di cambiare professore in continuazione, perché cambiando professore, poverini, alla ricerca di un professore che ti dice le cose vere come stanno, noi incameriamo una serie di informazioni che non riusciamo a tirar via quella precedente, le accumuliamo e purtroppo i problemi aumentano perché aumentano delle informazioni sbagliate. Ci sono dei cantanti che partono, che quando hanno 15 anni sotto la doccia cantano delle cose impossibili perfettamente senza aver avuto mai neanche un professore, e poi dopo 5 professori non riescono più ad arrivare a una nota centrale. Quindi la colpa è principalmente del professore e di quelle persone che si spacciano per professori e non lo sono. Questo non importa su persone che hanno cantato in teatro, non hanno cantato, è meglio che abbiano cantato perché conoscono meglio le difficoltà, i problemi, tanti discorsi legati al suono, il ritorno acustico, eccetera. Però ci sono anche persone che non hanno cantato in teatro che sanno insegnare, come ci sono grandi cantanti che sono stati grandi cantanti ma non sanno insegnare tecnica. La tecnica è una cosa molto delicata, nello stesso tempo è anche una cosa molto semplice se tu la sai insegnare, perché si basa poi su 3 elementi fondamentali,
che la respirazione, di cui io non parlo poi mai, perché tanto respiri anche quando dormi, quindi è inutile che ti stia a dire. Respiri per il fiato. Se tu devi fare una frase lunga, respiri un po' di più; se devi fare la frase corta, respiri poco. L'importante è trovare l'appoggio, di cui quasi nessuno sa. A me vengono dei cantanti che non sanno cos'è l'appoggio. Ma come fai a cantare senza appoggio? Non si può fare niente, perché il canto comunque presuppone un uso della forza, e il muscolo più forte che abbiamo nel corpo, come quelli che fanno anche tu che alzi una sedia, appoggi sul diaframma, perché è il muscolo più forte che abbiamo. Quindi anche la voce va appoggiata lì. Come farlo? Io quando insegno faccio un esempio e grazie a Dio lo capiscono subito, perché basta dare un colpo di tosse e hai già capito qual è la posizione del diaframma. Dopodiché si deve cantare alto. Una volta che hai appoggiato bene, si alza la voce e si canta alti, e questo vuol dire, lo chiamano sostegno, chiamalo come vuoi. L'importante è che la voce sia appoggiata sul diaframma e canti morbida, sempre un mezzo forte, perché il teatro è grande. Dal mezzo forte al forte si canta. In rare occasioni si può fare un pianissimo, perché finché le fai nella sala va bene, ma quando le fai in teatro non si sentono, perché c'è un'orchestra, c'è la lontananza. E poi basta, si deve tutto tenendo sempre presente che tutto parte dall'appoggio sul diaframma, appoggio, non affondo, non scavare, appoggio, solamente che il diaframma sia contratto. Poi si lascia andare la mandibola, quindi si deve cercare di sganciare la mandibola, di abbassare la laringe, ed ecco il gioco è fatto. E poi si canta. Finito. Cioè non c'è bisogno di stare a parlare di 10 cose, ne bastano 3. Se tu fai queste 3, tutte le altre 100 cose te lo insegnerà il teatro, te lo insegnerà il palcoscenico, le cercherai da solo con queste basi. Cioè, purtroppo oggi i professori perdono un'ora di tempo per spiegare tutte cose che il cantante con queste basi deve trovare da solo. Perché se io ti dico metti il suono qui e la E qua, ti faccio un pasticcio in testa che poi alla fine non ci capisci niente, perché sono troppe nozioni. Invece io ti devo dire, allora, appoggia, canta sul fiato, apri e fuori la voce. Poi i piani li appoggi il doppio sul diaframma, quindi il diaframma lavora il doppio, te li trovi tu. La voce proiettata in un certo modo la trovi tu, le sfumature, gli accenti, sono tutte cose che fanno parte del 50% dell'intelligenza del cantante, perché se fossimo tutti così bravi canterebbero 100 milioni di persone. Quindi vuol dire che una serie di insegnanti insegna bene e il 90% insegna male, innanzitutto. E sui cantanti il 10% ha l'intelligenza per fare una carriera, il 90% non ce l'ha. Quindi ecco perché se tu vai a cercare un tenore che fa trovatore magari, non so in Italia, nel mondo quanti saranno? Saranno 200.000 persone che studiano canto in tutto il mondo, compresa la Cina. Perché non c'è una voce di trovatore? Perché il canto ha bisogno prima di una voce, di un cervello. E il cantante deve imparare tante cose, lui, non che non te lo insegna il professore, deve imparare a stare sul palcoscenico, deve essere intonato, deve andare a tempo, deve sapere come muovere le mani, deve essere elastico ai rallentati del direttore d'orchestra, una serie di cose che te le insegna solo il palcoscenico. Ma partendo dalla base ci vuole un professore che ti dia proprio le basi per costruire questo grattacielo, e senza questo non puoi fare il resto. Molte persone partono con una tecnica sbagliata, non ritornano mai dietro, quindi entrano dentro il conservatorio che fanno la Leonora del Trovatore e escono che fanno la Zerlina. Perché? Perché a forza di alzare la posizione senza usare il diaframma, poi fanno far tanto Mozart, che è il più difficile tecnicamente da cantare, si alza la respirazione, il diaframma lavora poco, la gola si stringe finché la gola
o non risponde più o si rompe addirittura. Ah. Questo detto così in grandi linee un po'. Sì, è bellissimo, sentire parlare di tutto questo da te. Senti, è vero che sì, sono tre cose la tecnica, è semplice, ma di solito per arrivare al semplice bisogna un lungo percorso, perché a me chiedono tanto, ma come si apre la gola? Perché non è una cosa che si capisca per tutti tanto bene, o tu dici sganciare, semplicemente ispiri, sganci e va aperta la gola? No, la gola, adesso si è abusato un po' della parola sbadiglio, però è un po' quella che si avvicina di più. Cioè praticamente, adesso voi donne non ce l'avete il pomo d'Adamo, ma quando tu apri come sbadigliare, questo va giù. Questo cosa vuol dire? Che la gola sia aperta. Se lasci la mandibola, puoi ancora dare un colore arrotondando, sempre tutto rotondo, non deve essere mai niente di queste cose qua. E poi tutto deve essere portato a una vocale che sia una vocale da canto lirico, quindi diciamo una vocale rotonda. Quindi se io ti dico, per me voce stretta, gola stretta, è quando si fanno per esempio le e così, che si alza tutto. Ma se tu fai è sempre una E, però è una E da lirico. Quindi A, E, I, O, U. Non è così difficile. Questo qui tu lo mandi giù come? Così, tu ti tocchi il pomo d'Adamo, non devi aprire la bocca ma la gola. Questo è un po' l'errore che fanno tanti. Aprono la bocca e il suono diventa orizzontale e si schiarisce. Invece, tenendo anche come una fessura qui e fai oh, 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 oh. Cioè, tu lo senti che va giù, la trachea va giù questa parte e la gola è aperta e lì ci canti. Oh! E più tu vai giù qui e lasci la mandibola libera è perché quando la mandibola non è libera e tu canti e incominci a muovere tutto, vuol dire che è una compensazione del fatto che non stai lavorando bene col diaframma. Quindi la parte superiore, se tu vedi i grandi, ti faccio due esempi, Caballé e Pavarotti, non si muovevano quasi, perché? Perché erano molto appoggiati. Quindi questo è tutto qui poi il canto, cioè appoggio, abbassare la laringe, che questo bisognerebbe veramente avere il cantante davanti per fargli gli esempi. Ecco perché dico che bisogna che il canto lo insegni chi ha cantato, perché se uno non l'ha mai cantato cosa insegna questo? Allora, io quando ho un cantante che viene il primo giorno dico abbassa la laringe, loro naturalmente non sanno come fare e io gli metto una mano in gola, glielo tiro giù, lo capiscono in 2 secondi. Oppure gli dico sbadiglia, se tu sbadigli, quando tu sbadigli la gola si apre. Certo. Ci sono tanti modi, bisogna essere presenti. Io faccio tante lezioni online adesso perché c'è stato il Covid, ma li rivedrò tutti dopo questo benedetto Covid perché voglio vedere come usano bene il diaframma. Poi la voce naturalmente dal vivo è quella vera, quindi Sì, però ma anche online, perché ora ci stanno ascoltando in spagnolo tante persone in tante altre parti che però possono sapere che studiare con Carlo Colombara online forse è ancora possibile. io adesso faccio moltissime lezioni, soprattutto con la Cina, perché i cinesi sono lontanissimi. Molti cinesi vengono qui a lezione, che abbiamo riaperto l'accademia, e possiamo farle qua, ma molti sono in Cina e dalla Cina è naturale che per venire a fare delle lezioni è anche costoso, e poi con il Covid. E facciamo delle lezioni perché adesso le facciamo sempre quasi con WhatsApp, perché WhatsApp è quello che diciamo ha il suono più reale della voce, perché per esempio Messenger è un po' elettrico, quindi io dico sempre arrotonda, ma loro poveretti arrotondano già,
ma il suono arriva un poco elettrico. Sì. Quindi per riepilogare, innanzitutto il maestro di canto, se non ci fosse il problema del Covid, eccetera, ce lo devi avere davanti. O il maestro di canto, e se non c'è un maestro di canto, fai con una persona di cui ti fidi e che capisce. Non è che è necessario il maestro di canto, è meglio un buon registratore a volte che un maestro di canto cattivo, capisci? Perché sbagliare, dopo per recuperare l'errore ci vogliono a volte anni. E più sbagli, perché cambi professore, ma devi capire che tu non vai da un professore ed è un mago che risolve le cose. Tu devi capire, perché una volta i professori sapevano veramente insegnare, quindi potevi affidarti nelle loro mani e loro gestivano la tua voce e ti potevi fidare che ti dicevano la cosa giusta. Oggi i professori la maggior parte non sanno insegnare, quindi tu devi mettere dentro un grande spirito critico e capire che dopo 3 mesi massimo che vai da questo insegnante, se non hai fatto un progresso o peggio, se hai fatto un regresso, prendi su e vai via e cambi. Ma come cambi? Vai da una persona che sai che non vai in un altro che poi cambierai fra 3 mesi, perché più professori cambi, più il cervello si riempie di casino e non ne esci più. Allora è meglio ascoltare un cantante del passato con una voce tecnica, come potrebbe essere Bergonzi, per dire, come potrebbe essere Pavarotti. Aveva una voce naturale, è più difficile imparare da Pavarotti, ma ci sono stati grandi cantanti del passato con delle tecniche. Bruson, per esempio, tu lo senti, è una scuola di tecnica. Diciamo voci difficili che hanno dovuto studiare, non la Caballé, non è inutile ascoltare, è bello, è molto bello, però la Caballé aveva delle particolarità tali che è inutile studiare sulla Caballé. È meglio ascoltare cosa facevano i cantanti di una volta e dire, ma come fa a fare questa cosa? Fammi provare, sempre partendo dall'appoggio del diaframma. E poi ci provi finché non esce il risultato, perché per trovare una nota si può mettere un anno, ci si può mettere un giorno, se sei fortunato, predisposto, ci puoi mettere un mese, ci puoi mettere un anno, ci puoi mettere che tutta la vita non ci riesci. Questa è la cosa più difficile però, perché studiando prima o poi ci si riesce, perché hanno cantato delle persone, guarda, che non avrei mai detto. Quindi studiando ci si arriva. Questa è bellissima. Bisogna capire, l'allievo deve capire quando sta studiando bene, come è facile capire quando si sta studiando bene? Quando hai un progresso. Semplice. Quando tu vedi che tu parti e non riesci a fare un La naturale, faccio un esempio, un tenore corto che non riesce ad andare negli acuti, e dopo 3 mesi che studi non hai ancora il La naturale, basta, vai via, vai da un'altra parte. Perché bisogna avere il coraggio non solo di cambiare, ma anche di andare via. Sì, bisogna avere il coraggio e come hai detto te, avere il 50% almeno di responsabilità da parte dell'allievo di trovare... Anche di più. Oggi, nel 2021, anche un 70%, perché i professori che esistono nel mondo sono talmente cani che bisogna assolutamente che tu hai un grande spirito di conservazione della gola, un grande spirito come si può dire, di critica, di sapersi ascoltare, sentire il suono che è rotondo, sentire che l'acuto non è forzato, sentire che stai cantando sul fiato e quindi come in una linea orizzontale senza che fai tutti i movimenti. Insomma, tutte queste cose te le deve dire un professore. Se un professore, io ti dico, ho detto 3 mesi, ma io ti potrei dire anche solo 3 settimane, però diciamo 3 mesi, perché magari non si capiscono. Se dopo 3 mesi non hai ottenuto quello che tu volevi, cioè una facilitazione del canto per poter andare sempre oltre, con i tempi giusti, allora è ora di, mi dispiace, grazie, arrivederci. Non ci vai più a spendere soldi. Se devi spendere soldi, allora devi andare a spenderli bene. Ti diano qualcosa. Allora, io come soprano acuta vorrei tanto farti la domanda dei super gravi
rispetto all'appoggio. Quindi più grave vai, più bisogno hai di appoggiare. Come lo pensi? No, no, più piano fai e più bisogna appoggiare, perché comunque la nota deve sempre andare verso l'appoggio, va tutto verso il basso, solo il suono va verso l'alto. Allora, se tu mi dici soprano leggero, che poi è per tutti uguale, quando si va nell'acuto bisogna scendere di appoggio, cioè andare sul diaframma molto di più. Quando invece si fa il contrario, che si va sulle note gravi, adesso ti faccio un esempio perché è la cosa migliore fare l'esempio. Se io faccio un acuto, faccio oh, e lo attacco al diaframma. Quando invece torno indietro, piano piano il diaframma si appoggia meno perché sennò viene forzato il suono e non ha le vibrazioni giuste. Quindi, tornando indietro, si fa il contrario. Il diaframma si alza un po' e la voce la porti in alto ancora di più. Quindi, oh, perché se tu fai oh, la sentiamo io e te, ma il teatro non si sente. Se invece tu fai oh, e questo vale anche per il soprano come per il mezzosoprano, piccolo, suono piccolo e altissimo, e la gola sempre larga. Io adesso faccio un esempio brutto, ma per farti capire, prego Maria per me, quasi nasale che non è nasale, però nella posizione qui. Alto, alto, alto. Cioè Certo. più si sale, più si scende, e più si scende, più si sale con la nota. Il sopracuto, per esempio, tu che sei un lirico leggero, il sopracuto tu non lo vai a cercare il mi bemolle, fino al si bemolle è un altro discorso. Poi la voce va di testa, ma va di testa cosa vuol dire? Non altro che è una posizione altissima che tu devi pensare che il mi bemolle non è una nota che si trova, o ce l'hai o non ce l'hai. Invece le altre note si trovano. Il mi bemolle lo butti in alto e se ce l'hai, ce l'hai. Piccolo, una punta, più piccolo possibile, il più in alto possibile, e se viene fuori lo puoi anche sviluppare, ma se arrivi fino al re come la Netrebko, per esempio, che arrivava fino a un re e i mi bemolli erano tutti dei re crescenti, vuol dire che non ce l'hai. E infatti ha cambiato repertorio intelligentemente. Sì. Quindi tu mi hai chiesto le note gravi di un soprano leggero, si mettono nella stessa posizione di un basso profondo, in alto. La voce, un soprano, capisci? Sempre in movimento contrario. E poi, esatto, quale, sempre al contrario. Quale sarebbe il tuo consiglio per prepararsi bene per cantare o per un'audizione? Come ti prepari al 100% per questi momenti soprattutto un'audizione che fa un po' di nervi, ti trovi non a tuo agio? Le audizioni intanto hanno sempre fatto paura a tutti perché sei giudicato e non sei giudicato solo dal pubblico che magari quella sera non va bene, vabbè, pazienza, domani sera farò meglio. È che in quell'audizione magari ti giochi 4 o 5 scritture, è naturale che faccia paura, è naturale che sia un momento di grande stress per il cantante, a meno che tu non abbia dei nervi di acciaio, ma ce ne sono pochi. Come ci si prepara all'audizione? Innanzitutto preparatissimi, innanzitutto con delle arie che hai cantato tante volte messe in gola, e soprattutto non andare a fare le audizioni, ecco per esempio i soprani che vanno a fare l'audizione con traviata, io li picchierei, perché tu vai a fare la cosa più difficile, falle a un concerto, ma in un'audizione devi fare un'aria in cui ci stai dentro e quel 20% in più che la paura ti toglie, lo devi avere di scorta. Quindi fai un'aria, magari non fare le solite noiose che la giuria odia, come non so, per esempio, o quante volte o quante lo eviterei, Gilda la eviterei. Fai un'aria magari Rusalka, una cosa eccetera,
in cui però tu stai dentro. Cioè se tu arrivi a un do facilmente, se fai il Rusalka fai una bella figura e poi prepararsi perfetto con la lingua, prepararsi molto e quando si prova a casa provarla in tempi un po' più veloce, un po' più lento, perché quando tu arrivi all'audizione non sai che pianista ti troverai, perché molte audizioni sono rovinate anche dai pianisti che non capiscono la vocalità, non sanno seguire, perché non ci sono più anche lì i maestri, i collaboratori di una volta. Quindi devi innanzitutto andare là con una aria che non è la più difficile del tuo repertorio, ma la puoi cantare tutti i giorni e verrà sempre bene. Così hai anche il tempo di essere più espressiva, il tempo di far vedere tante altre cose che se tu porti traviato non puoi fare altro che stare lì cantando con una grande paura e sperare in Dio. Allora non si fanno così le audizioni. Certo. Nelle audizioni ci si deve andare per portare a casa i contratti, non ci si deve andare per far sentire solo che hai il mi bemolle o che reggi un'aria. Tanto se hanno bisogno di una violetta e tu hai la vocalità per violetta, te la chiedono lo stesso. Ma se vai là e fai violetta, faccio un esempio di violetta perché è una delle più difficili, fai violetta e poi ti viene male, non ti chiamano neanche per far liu. Quindi ecco la testa del cantante. Io potevo cantare Attila quando avevo 25 anni, 23 anni. Io le audizioni poi ne ho fatte poche, per fortuna, perché sono entrato, grazie a Dio, subito alla Scala e Muti mi ha fatto fare subito i Vespri siciliani a 23 anni alla Scala, tipo a 24, ti puoi immaginare. Ma ero talmente incosciente che non avevo paura di niente, avrei più paura adesso. Però, voglio dire, se tu ti presenti, adesso non parliamo delle solite, ecco, innanzitutto non bisogna presentarsi con delle aree troppo corte come Donde lieta uscì, perché non capiscono niente della tua vocalità. Poi bisogna trovare la cosa fantastica, se tu dipende anche poi dal tipo di voce, è riuscire a portare un'area completa con un recitativo, un'area, una cavaletta. Questo viene molto apprezzato da una giuria e a volte sono talmente lunghe che te ne fanno fare anche una sola, dopo ti mandano, però bisogna farla bene, che può essere quella di Anna Bolena, può essere quella di Roberto De Veré, può essere Trovatore, ce ne sono tante, è stato scritto tutto per i soprani, abbiamo più problemi noi che c'è poca roba. Però sempre andare là sapendo che tu hai ancora 20% di margine che ti toglierà la paura. Che perché quando canti in teatro con il pubblico, quel 20% lì te lo dà l'adrenalina e molte volte tu canti anche meglio di quando studi a casa. La maggior parte delle volte si canta meglio in teatro col pubblico perché c'è l'adrenalina che ti aiuta. Quando vai a fare le audizioni, l'adrenalina non c'è. C'è solo il nervosismo. Quindi mai portare delle arie che sono al limite o addirittura più grandi di te, perché sono soldi buttati per andare in questa città. E poi hai detto una cosa molto importante, hai sottolineato un po' così l'intelligenza del cantante, che non è la stessa, e questa è una domanda, non è la stessa quella che ti fa cantare bene a quell'intelligenza che ti fa fare carriera. Sono tipo due talenti diversi forse, no? Ma non è nessuno dei due un talento, innanzitutto, perché il talento è una cosa che hai o non hai, non lo puoi imparare, non lo puoi. Se ce l'hai, ce l'hai bene, sei fortunato, se non ce l'hai, non te lo trovi. Non si studia il talento è innato. E in nessuna di queste due cose ci vuole talento. Allora, nel far carriera ci vogliono una serie di cose. Intanto una preparazione seria, intanto una voce che non è che serve la voce più bella del mondo, serve una voce affidabile, intonata, eccetera, e anche una certa dose di fortuna. Perché io, per esempio, a 23 anni ho incontrato sulla mia strada Sciolti e Muti che si sono messi d'accordo e hanno parlato di me e mi hanno fatto fare 20 anni alla Scala. E ci vuole anche la fortuna. Non è che ho rubato niente a nessuno, però ci vuole la fortuna.
l'altra domanda era, questo è per far carriera, l'altra? Per cantare, perché sono due Per cantare diversi. bisogna studiare costantemente, bisognerebbe andare una volta si andava 2 volte alla settimana, adesso si va una, non so perché, forse perché costa. Comunque io andavo 2 volte alla settimana dal mio maestro, che si chiama Pari di Venturi, che è stato allievo di Melocchi, che ha insegnato a Corelli, Del Monaco, eccetera, tutti questi cantanti vengono un po' da questa tecnica. E studiare bene e soprattutto ascoltarsi e non sentire solo le cose belle e poi essere felice. Devi sentire le cose brutte, devi sentire quello che non va. E devi imparare quando studi al suono interiore, al suono interno, scusami, perché noi le orecchie le abbiamo qui. Il suono che noi sentiamo quando cantiamo non lo sentiamo come lo sente il pubblico o come lo sente il professore, perché non abbiamo le orecchie qui. Allora sentiremo il nostro vero suono. Noi sentiamo un suono interno che solitamente è molto brutto, che è quello che ci fa dire ho fatto una recita stupenda e poi ti senti dire dal tuo fidanzato stasera hai cantato malissimo. Perché? Perché se il suono dentro lo senti bello vuol dire che non è fuori. Quindi abituarsi al suono interiore ed è una cosa molto difficile perché molti vogliono ascoltare con le loro orecchie il suono che ascolta il pubblico. Allora incominciano a fare tanti pasticci, aumentano la voce e cercano delle posizioni, ma no, invece ti devi abituare che la voce deve andare dritto e tu la senti male, non la senti come la sente il pubblico. Allora, se sei intelligente, ti ripeto, e dal momento che su 20 persone che studiano, forse una entra in un coro, vuol dire che il cantante fondamentalmente non è che voglio parlare male dei miei colleghi per carità, però bisogna capirle queste cose e se non le capisci qualcuno te le deve spiegare. Il suono interno non te lo spiega nessuno se non c'è una persona che te lo dice, cioè non è che tu dici sarà il suono interno, no, te lo devo dire io, te lo deve dire un professore che ha cantato, perché se un professore non ha cantato, cosa sa del suono interno? Cosa ha mai sentito nella sua... Capisci? Esatto, e quindi ti affidi più al tuo suono interno o ti affidi anche alle tue sensazioni del corpo, come senti il fiato, l'appoggio, a quale ti devi affidare di più? Ma guarda, quando tu arrivi al suono interno, vuol dire che il fiato e l'appoggio sono cose che vengono già in automatico. Cioè il fiato e l'appoggio deve diventare automatico come respirare, dormire, mangiare. Quando tu hai questo, allora dopo ti ascolti e capisci. Ma queste sono cose che vengono molto prima, cioè prima è l'ABC del canto, il suono, l'appoggio, eccetera. E quell'idea di cantare indietro del canto degli italiani, tipo Valdengo che dice nel suo libro devi cantare verso il dietro, che alcuni parlano di questo, altri no. Tu che cosa pensi? Meno parole si spendono e soprattutto dire queste cose qua, secondo me sono grandi errori nell'insegnamento, perché ti può portare la voce indietro. Cioè è molto... Allora, quando uno ha fatto una grande carriera, lui conosce la sua voce e deve invece capire che non è la sua voce che è il top, è una delle tante voci che ci sono nel mondo. Allora, io ho ascoltato tanti cantanti prima di insegnare, io non insegno solo quello che faccio, ma insegno anche quello che ho sentito dagli altri. Quindi se io dico che bisogna pensare al suono indietro, il povero alunno diventa matto. Tu devi solamente dirgli appoggia, stai sul fiato, apri la bocca e canta. E poi aggiustiamo i suoni. Ma a me il bravo professore parla poco.
è una ripetizione della stessa cosa per 1 anno, 2 anni, finché da sola la voce si sviluppa. Perché se tu appoggi, canti sul fiato e canti, la voce si sviluppa. Ma se tu incominci a dire, metti la voce qui, e il puntino qui, e la testa, e il suono indietro, e le costole apri, e poi chiudi, cioè il poverino non canterà mai, è distrutto. Si appoggia, si canta sul fiato e si canta, fine. Sì, bisogna... Poi non Sì, dico, Valdengo è stato un grande cantante, ma questa, ecco, anch'io faccio delle cose che ho imparato a fare io sulla mia pelle, ma se le insegno a uno che non ha mai cantato dirà ma è una cosa strana, e poi è una cosa mia, non è una cosa generale. Cioè, se uno come la Caballé, se volesse insegnare i pianissimi, ammazzerebbe tutti i cantanti, perché è una cosa sua. Bisogna essere un po' modesti quando si insegna canto e capire che finché il cantante non ha le basi, tu non gli devi insegnare, non deve essere un Colombara bis, deve essere un numero uno con i suoi pregi, i suoi difetti, e poi si troverà lui le cose. E che la maggior parte di questi professori vogliono dei cloni di loro stessi, ma fanno il danno come Krauss che continuava a dire qui la posizione, questa qui te la trovi, tu appoggia, canta sopra, e poi se la voce la vuoi alzare l'alzi, ma ti deve dare gli strumenti per sapere come alzarla senza spoggiare. Ma certo, sì, bisogna sempre sapere anche cosa prendere dal maestro e cosa non prendere. Se sei fortunato... No, guarda, sì, oggi bisogna che l'allievo ascolti il maestro una volta, cioè ascolti dove sbaglia il maestro. Una volta era il maestro che ascoltava dove sbagliava l'allievo. È una cosa un po' strana, perché dovrebbe essere l'insegnante a dirti quello che devi fare, non l'allievo a dire quello che non deve fare, perché allora cosa spendi i soldi? Fatene dare i soldi, no? Invece di spenderli. Quindi ecco l'ultima cosa che ti voglio chiedere, dei consigli di studio che più o meno li hai detti, ripetere sempre la stessa cosa fino a padroneggiarla, no? Tutti i giorni non è necessario, non ci sono dei tempi, nel senso tutti i giorni, se uno sta bene e non ha altri impegni, eccetera, tutti i giorni va benissimo, ma al massimo se lo fai tutti i giorni, mezz'ora, un quarto d'ora. Non è come quelli che studiano 3 ore al giorno, poi arrivano che sono afoni dopo 3 mesi. Il canto è forte, la corda, ma è anche delicata. E più sei tenore soprano è sempre più delicata, quindi è meglio pensare 3 ore cosa fare e poi cercare di metterlo in pratica 1 o 2 volte. Se la terza volta non viene, verrà domani. Non insistere, sull'errore non si deve mai insistere, perché la corda è delicata, ripeto, soprattutto quella del tenore e del soprano leggero, tenore leggero, delicatissima, la più delicata di tutti. Il basso se lo può più permettere, perché la corda è più grossa e più resistente. L'importante non è cantare molto, ma cantare bene. E quando non si ottiene innanzitutto bisogna capire bene quello che ho detto, queste 3 cose: appoggio, sostegno, proiezione. Tu con queste basi qui, se sei intelligente, diventi un cantante. Se tu non hai capito solo una di queste cose, difficilmente diventerai un cantante. Perché queste sono le basi, cioè è come un muratore che vuole fare un ingegnere vuole fare un grattacielo, ma dice ma stavolta lo facciamo senza fondamenta. Beh, crolla, è naturale. Esatto. E poi il repertorio che secondo me ho visto che come prima si parlava in un modo del repertorio e ora si parla in un altro modo, in un basso come te o in soprano come io, è una cosa chiara, ma per tante volte, tante persone
che si sentono tra una voce e l'altra, un registro e l'altro, tu avresti, lo so che è una cosa molto personale, ma avresti un consiglio di dire come indirizzarsi e come trovare il proprio Guarda, repertorio? io avrò fatto cambiare lo studio della voce almeno a 5 persone che cantavano da soprano, invece erano mezzi soprani, alcuni erano mezzi soprani e poi invece, insomma, perché? Perché si ostinavano a fare. Quando tu canti, e anche su me stesso ho fatto questo cambio, perché io ho iniziato a studiare come baritono, cantavo l'aria del Conte di Almaviva dei nostri di Figaro, benissimo, molto bene, poi arrivavo e il fa diesis non veniva. Allora, prova una volta, prova due, incomincerà il cervello a lavorare. Allora ho pensato, se non riesco a fare il Conte d'Almaviva, come faccio a cantare Carlo nell'Ernani o Rigoletto, se voglio fare il baritono? Proviamo a vedere se, visto comunque io avevo 19 anni, 18 anni, quindi la voce era ancora molto chiara, proviamo, anche se le note gravi non sono ancora belle posizionate, perché naturalmente a quell'età lì si è quasi tutti baritoni, a meno che non sei. Dico, proviamo a cantare le arie da basso più acuto. E ho iniziato con Macbeth e vedevo che le note le facevo tutte senza sforzo. E da lì ho cominciato a cantare da basso, perché, e piano piano, mentre che andavo avanti, la corda si è rilassata ed è sempre più abbassata la voce. Capisci? Quindi ci sono anche queste, bisogna sapersi ascoltare. È inutile ostinarti se tu, a fare la manina se il do non sei mai riuscito a farlo. Basta, fai un altro repertorio oppure prova a fare delle arie da baritono acuto. Potresti essere un ottimo baritono acuto invece essere un pessimo tenore. Cioè senza l'acuto non si canta perché la gente aspetta solo quello purtroppo. Sì, fa una grande parte di questo mestiere anche quello. Farà direi che il 99%, se tu fai bene l'aria e poi stecchi l'acuto, hai rovinato tutto. Beh, sì. Quindi bisogna sapersi ascoltare e sapere quando è ora di cambiare perché si sta sbagliando. Come ti dicevo, il senso di autocritica. Non mai ascoltarle, tanto le cose belle sono normali, sono le cose brutte che sono da cambiare per cantare. E se non hai una persona fidata davanti che te lo dice, devi saperlo da solo. Sì, sì, è difficile per un cantante, non so, forse perché siamo noi il proprio strumento, no? Dire sì, devo andare a lavorare su questo che non va bene, no? Su quella cosa, su quel suono che mi ha visto lì. Il cantante fondamentalmente è egocentrico e pensa sempre di essere meglio della Callas e della Tebaldi insieme. Invece, quando noi siamo a casa da soli che non dobbiamo dimostrare niente a nessuno e non c'è il pubblico, dobbiamo invece umilmente sentire quali sono i nostri difetti. Perché dicendosi come sono bravo non si fa carriera. Sì. Si fa carriera dicendo devo migliorare questo, posso migliorare questo. Tanto perfetto non è mai stato nessuno in questo mondo. Secondo me quella è una grande parte del perché la tecnica non funziona, perché non ti fermi a stare con i tuoi difetti. Quindi questa è una parte molto difficile per i cantanti, non so perché, ma siamo fatti così forse. Perché il cantante è naturalmente egocentrico, è naturalmente un mestiere di antagonismo, ti porta a fare delle cose che non sono mica normali tutti i giorni, cantare davanti a 2000 persone e quindi hai bisogno di una forza, di un'adrenalina particolare. Il cantante ha una testa particolare, non è che timbra il cartellino che lavora e poi va a casa, però quando tu sei da solo e non c'è il pubblico, devi ascoltarti i difetti, perché tanto le cose belle sono normali. Invece molta gente smette di studiare proprio perché crede che, visto che fa due note belle, di aver già fatto, di essere già del Monaco, ma non è mica così.
Sì, esatto, sì, sì, non fidarsi mai di quello che a casa lo facevo bene, non puoi dire all'audizione, mi stava bene a casa. Infatti, loro ti giudicano per quello che fai là, quello che hai fatto a casa loro non interessa. Non funziona sotto la luce. E Magari. serio, l'ultima, qual è il tuo sistema di studio per memorizzare tutta un'opera? Come cominci? Cominci dal finale, vai No. numero a numero, com'è il tuo sistema di studio? Io per studiare un'opera, innanzitutto io ho sempre studiato di notte perché avevo una memoria cioè di notte senza cantare, logicamente, ascoltando oppure col pianoforte con la sordina, perché la mattina dopo mi rimaneva in testa, ma questo sono io. La cosa che quando mi chiedevano un'opera facevo, andavo subito a cercare i punti più difficili. E la prima cosa che cantavo e che cercavo di mettere in gola erano le cose più difficili, perché tanto sapevo che se mi venivano quelle, tutto il resto era solamente da studiare e basta. Se vedevo che questi, non so, per esempio in opere estreme come Nabucco, come Attila, come Oberto, vedevo che se la cabaletta riuscivo a risolverla, tutto il resto sarebbe stato più facile, per dire. O la cabaletto anche l'aria del Nabucco, sono difficili tutti e due. E poi l'opera, quando ero sicuro che queste parti, le più difficili, venivano bene, cominciavo dalla prima pagina e andavo avanti piano piano, fino alla fine. E poi tante volte dal maestro ripassatore, perché non si canta seduti con il tastino, si sta in piedi con lo spartito, con il ripassatore possibilmente bravo che ti dice questa cala, questa cresce. È un lavoro mettere in gola un'opera, a meno che non ti dicono domani devi venire, studi tutta notte, canti, ma quella è una marchetta. Non è Se tu sai che farà 6 mesi per un'opera veramente difficile, ci devi incominciare a studiare 6 mesi prima. Se ti dicono, non so, per esempio, come per te potrebbe essere un Traviato, per me un Attila, e non l'hai mai debuttata, devi incominciare molti mesi prima a vedere se tu puoi intanto cantarla. E poi studiare finché non ti esci anche, perché se te che arrivi, hai studiato tanto e la gola è formata per quell'opera lì, anche se tu hai 39 di febbre, la canti. Ma se tu non l'hai messa in gola, si dice mettere in gola, studiare con la voce, l'opera, e quella sera che arrivi alla prima, c'hai la febbre o l'influenza, non ci arrivi in fondo. Quindi bisogna sapere anche che noi siamo esseri umani, che ci possiamo ammalare, e devi metterti in condizioni di averla così ben messa in gola che se anche stai male riesci ad arrivare almeno in fondo. Quindi studiare, c'è da studiare. Si mette da parte un po' il cellulare che non serve a niente a volte e si studia come si faceva una volta. Questo è un mestiere del 1500 che è incominciato nel 1500 e ha fatto già 5 secoli di vita. Si è sempre studiato. Noi non siamo adesso dei geni perché siamo nel XXI secolo, anzi siamo più cretini di prima nelle arti antiche. Noi dobbiamo rimetterci a studiare come abbiamo studiato fino agli anni 50, 60, 70, perché le corde sono sempre due, le note sono sempre quelle, anzi sono ancora più alte perché il diapason l'ho messo più alto, i maledetti, e quindi bisogna studiare come prima. È un mestiere antico questo. Esatto. È un mestiere artigianale. Forse questa è la cosa che si è un po' persa, che è questa questione di essere artigianale, che lo devi andare a cercare. Allora devi fare il rock. Se vuoi fare la lirica non si deve cambiare niente, perché usi le solite due corde vocali, le stesse opere, le stesse note, cioè non devi cambiare niente. Anche il metodo di studio deve avere la stessa costanza e quando arrivi dal professore spegni il cellulare e quell'ora devi essere al 100% concentrato lì. Noi che avevamo poche cose da fare oltre a quello, stavamo 10 ore al giorno con la testa sull'opera. E non avevamo l'internet. E non avevamo internet, ma internet
è una maledizione, è una cosa bellissima, perché molto spesso noi aspettiamo le recite ogni 3 giorni, almeno ci passiamo il tempo, però quando si canta si spegne il telefonino e la testa deve stare lì, perché c'hai tante cose da fare, la recitazione, entrare nel personaggio, il silenzio intorno che ti aiuta a concentrarti. Io invece vedo tanti cantanti che sì, sembra che lo facciano come un gioco, ma l'opera lirica non ti perdona mica, eh? Non è che puoi cantare in falsetto perché sei stanco quel giorno. Mhm. Esatto, bisogna star lì e tenere forte. È un mestiere dello secolo scorso, mettiamo, e Mm. bisogna tornare indietro, almeno un'ora ogni 2 volte alla settimana. Non è un grande sacrificio, sinceramente. Ma sì, ci deve essere la passione, che è una cosa che E anche... poi avere la fortuna di avere la passione della lirica. Questo, sai, abbiamo un po' tutto contro in questo periodo, perché le scuole non portano più i bambini all'opera, i genitori non capiscono niente di opera e quindi non li portano. Ci vorrebbe che la scuola ricominciasse a educare, perché è il suo lavoro, e riportare i bambini a teatro. E così i bambini a 6 anni, una volta a 12, ma adesso che sono più svegli, a 6 anni devono incominciare, allora si appassionano. Ma se non ce li porti, è a 6 anni che si formano, dopo gli dai il cellulare in mano, sei già finito. Eh sì, e poi delle volte se c'hai la passione, io penso che internet, tutto questo, siamo tutti dispersi, sai, non siamo concentrati su una cosa, quindi ci Mm-hmm. sono quelli che hanno la passione e la perdono per strada, no? Non so come dire. Beh, Bisogna... se l'hai persa per strada vuol dire che non era una vera È passione. vero, è vero. Sì, ogni giorno è una cosa, è tutto un po' perso. E comunque io quando apro i giornali, internet, eccetera, vedo che ci sono dei cantanti ancora che cantano naturalmente. Ecco, allora se loro ce l'hanno ancora, questa passione la devono avere anche gli altri, se no cantano solo quelli, capito? Certo. Tanto qualcuno che canterà lo troveranno sempre. Sì, sicuro. Allora, prima di finire, ti voglio chiedere ancora, c'è la tua accademia a Bologna, Pari di Venture, che speriamo si apra, il Covid ci permetta di tornare al lavoro e quindi per quelli che io Sì, so... si riapre il 25 maggio con un direttore d'orchestra che è Marco Boemi e prosegue con Lucia Mazzaria che farà soprano, farà canto, e poi con lo spartitista famoso Leone Magera per spartito. Abbiamo cercato di diversificare per abbracciare un po' tutte le... E poi, visto che c'è l'estate, purtroppo col coronavirus abbiamo dovuto cancellare 5 masterclass, le ripeteremo quest'altro anno e riapriamo a settembre con Luciana Serra. Spero di riuscire a portare il mio amico Kaufman per 3 giorni e chiudiamo con Aprile Millo, quindi con dei cantanti molto importanti. Wow! E quindi speriamo che i ragazzi ricomincino ad aver voglia di studiare soprattutto e siano numerosi. Sicuro, sono sicura perché penso che la pandemia ci ha risvegliato tutti, ci ha riportato la Ci voglia. dovrebbe essere la voglia di ricominciare, no? Assolutamente. Almeno io la sento triplificata. Perché tu hai una passione, speriamo che ce l'abbiano anche loro. Speriamo bene. Ti ringrazio col cuore È tantissimo. stato un piacere, È un stato un grande piacere. piacere per me sentire parlare da uno che veramente ha la carriera come con tutte le caratteri, come si dice, con tutte le lettere in grande. Quindi grazie Grazie. tantissime Carlo. Grazie a te Prossimo, speriamo. e saluto tutti i colleghi e gli studenti e di non mollare mai. Non mollare, esattamente, non mollare, tenere forte. Esatto. Grazie Carlo Colombara. Ciao.